Ma le cose serie per me sono iniziate quando più tardi nella vita ero un imprenditore e facevo il costruttore. Abbiamo costruito circa 20.000 case e tra queste c'erano case con problemi, sempre gli stessi. C'erano case da divorzio, case dove insorgevano problemi vascolari e altre dove ogni 2, 3 o 5 anni c'era un morto per tumore. C'erano veramente case problematiche. Sono quelle che una volta erano chiamate case maledette. La nostra razionalità non ammette più questa forma di difesa istintiva e la scienza cerca nel regno organico le cause delle malattie ricorrenti in certe case. Questa visione ha isolato l'uomo dal suo ambiente prossimo. Tuttavia il buon senso consiglia ancora a volte di abbandonare una casa. Ci troviamo dietro al villaggio di La Chapelle-sur-Coise e questa casa è stata abbandonata a causa dei problemi di leucemia che sorgevano dei bambini. Dietro c'è un ciliegio sotto cui passano delle faglie e in primavera l'albero fiorisce solo a metà. Una faglia che trasporta dell'acqua ferirà l'albero che le è cresciuto sopra. Un tronco spaccato, l'insorgere di muffe e pidocchi sono segnali della natura per indicare un luogo pericoloso dove costruire una casa. Non posso che ribadire che ci sono case che uccidono. Anche il terreno sul quale mi trovo è nocivo. È un fatto che ho riscontrato qui nei dintorni. Vicino c'è un grande stagno con sorgenti calde, dove gli uccelli svernano d'inverno. Ebbene, nelle case vicine ho visto ammalarsi diverse persone di tumore e altre morire. L'oracolo che metteva in guardia da queste minacce oggi non c'è più. Nella città dove l'asfalto è stratificato, dove gli alberi sono in gabbia e gli animali degli esiliati, all'elettromagnetismo naturale si è aggiunto quello indotto. Antenne, radar, tralicci ad alta tensione, telefoni cellulari, computer e quant'altro. Questi bioarchitetti convenuti oggi a Roma si chiedono in qual misura l'uomo si sia adattato ad un ambiente artificiale. Comprendere anche come interagiscono le varie componenti e fattori dell'ambiente, questo mi pare sia. La tecnologia ha reso l'uomo in tutti i campi presuntuoso. Si sono costruiti grattacieli di cristallo ubiquitari, nel senso che l'architettura non ha più tenuto conto dell'intorno, non ha più tenuto conto del sole, del vento, dell'acqua, del cielo, del clima. Ha creato delle case che andavano bene per tutte le stagioni e per tutti i luoghi. I romani, come gli etruschi, secondo il professor Kühnen, vedevano il mondo ricoperto da una doppia rete di influenze elettromagnetiche prodotte dalla rotazione della Terra su se stessa e intorno al Sole. Il ponte del Gard, in Francia, sorge sull'incrocio di un vettore dal nord-ovest che garantisce la purezza dell'acqua e un vettore da sud-ovest che garantisce la conservazione della costruzione. Infatti, quando un monumento doveva diventare il simbolo di un'epoca, era edificato in funzione di queste linee di influenza. In tutte le culture dell'antichità, quella romana, quella greca e quelle dell'estremo oriente, si ritrovano i principi di base per costruire nel posto giusto, al momento giusto e con le proporzioni migliori. 3 regole fondamentali di cui oggi non si tiene più conto. Il foro romano è l'esempio classico di queste teorie, ma anche qui si trova un punto pericoloso per eccellenza, già noto ai romani, denominato dal professor Kühnen punto di morte improvvisa, dove un vettore da sud-ovest incrocia un corso d'acqua sotterraneo. Il fuoco sacro delle Vestali lo biosanava. Ma Roma sorge anche sulla grande linea della fertilità che scende da nord-ovest. Kühnen l'ha identificata al centro di Lione, in Francia, a Capri, nel labirinto di Minos, a Knossos, e ha scoperto che collega tra loro 2 città che portano lo stesso nome, Karnak in Bretagna e Karnak in Egitto.
L'architetto italiano Piero Meo Grossi, con mezzi diversi, ha osservato la medesima linea. Essa riproduce infatti sulla Terra, alla latitudine di Roma, il percorso dell'azimut che corrisponde al 21 aprile, data in cui fu fondata la città. Su questa linea del nord-ovest Meo Grossi ha trovato i centri geometrici dei monumenti principali di Roma, il Palatino, il peristilio della Domus Flavia, il Colosseo, l'Arco di Costantino, la sala ottagonale della Domus Aurea. La scelta del luogo per una città, per un insediamento, era subordinato a questa conoscenza del territorio e del cielo. Il cielo per costituire il riferimento d'ordine di impostazione, la terra per rapportarsi a quelle che sono poi le leggi dell'elettromagnetismo terrestre, cioè la capacità di riconoscere la griglia che ricopre tutta la terra e quindi beneficiare in qualche maniera degli influssi favorevoli che questa griglia, di cui oggi cominciamo a riconoscere molti aspetti positivi per la tutela fisica delle persone, ma anche delle cose. Come al foro, ci sono punti sulla Terra dove l'equilibrio geobiologico si interrompe. Una casa costruita in uno di questi punti sarà una minaccia per i suoi abitanti. Roger de la Forêt spiega questo fenomeno nel libro Queste case che uccidono. Nel momento in cui vi è una linea di rottura delle forze compensate, fuoriescono dal sottosuolo delle microvibrazioni e le si chiamano onde, ma è un termine poco efficace. Sono onde verticali, telluriche, nocive, che invadono le stanze. Tali microvibrazioni agiscono su tutti gli abitanti. Ces microvibrations agissent sur tous les habitants. Tali microvibrazioni si percepiscono con pendoli e antenne di vario tipo, attributi dei geobiologi. Ancora Walter Kühnen spiega come i primi ad avvalersi di tali strumenti furono gli egizi, che impiegavano l'anca, una bacchetta ripiegata e dotata di un cursore che differenziava i segnali. Ma loro, l'anca, l'avevano scoperta in natura. Questa è l'antenna sulla lingua del serpente. Il serpente vede malissimo, ma la sua lingua trova sempre tutto. È lo stesso principio della bacchetta del rabdomante. Con le loro antenne le formiche trovano la loro strada. Si può cambiare il percorso delle formiche quando si sposta il vettore elettromagnetico che seguono. Su un modello dell'anca, l'antenna Leher, inventata dal fisico tedesco Schneider, possiede un cursore che si sposta su una riga per captare le varie lunghezze d'onda. Ciascun fenomeno, sia esso l'acqua, il fuoco, la faglia o le reti telluriche, possiede una frequenza espressa sulle due polarità. Per capire il funzionamento dell'antenna, che è in grado di captare entrambe le polarità, bisogna prima capire come funziona una bussola. Come nella bussola il polo sud indica il nord magnetico del pianeta, così una piccola stecca polarizzata posta all'interno dell'antenna attira la polarità opposta dell'onda che capta. Quando l'antenna riceve un segnale, dà uno stimolo al sistema muscolare che reagisce senza che glielo abbia ordinato il cervello. Vous avez trouvé la source, madame? Oh, oui. Sì, ho trovato la sorgente, ossia si trova il centro energetico prodotto dal movimento dell'acqua. Réagit l'antenne. Est-ce que vous pourriez nous montrer? Perché Il fascio entra in contatto con energia che corrisponde alla frequenza su cui abbiamo messo il cursore. Otteniamo così una risonanza e l'antenna vibra. Sur laquelle nous avons mis le curseur, nous obtenons une résonance et l'antenne vibre. Non so se ho trovato la sorgente, ma effettivamente ho misurato il centro energetico dell'acqua. Sono architetto. Un microshock elettromagnetico percepito nelle mani indica che in fondo è l'uomo la vera antenna. Ma cosa cercano Kühnen e i suoi studenti? Il vettore che viene dall'ovest e carica di magnetismo la statua della divinità. Nei tribunali, come qui nella Maison Carré di Nîmes, il vettore del nord rinforzato dal quarzo, un potente vasocostrittore, accentuava il disagio dell'accusato. Ci sono onde di morte, ma anche di vita, come quelle prodotte dall'apparecchio inventato da Lakowski e applicato alla cura dei tumori.
Le onde che insorgono dalle forme sono state chiamate EIF dal professor Jacques Ravatin, ingegnere chimico, E per emergenza, I per influenza, F per forma. Secondo lui le forme sono a volte così potenti da produrre un EXT, una parte di esistenza priva di riferimenti fisici in grado di influire sulla psiche umana. Parlavamo prima dell'EXT di una forma. In una casa è necessario evitare che vi sia un EXT. In una cattedrale, in una chiesa, in un tempio religioso è necessario che l'EXT sia presente. Infatti, dal momento in cui si vuole raggiungere la divinità, si devono captare dei concetti che non sono presenti nel mondo fisico, perché anche lei è totalmente delocalizzata. A Castel del Monte, in Puglia, una geometria sacra legata alla sezione aurea amplifica il valore luminoso di eventi astronomici come i solstizi e gli equinozi. È l'arte di manipolare le forme per fini religiosi, di mettere le pareti in risonanza reciproca secondo proporzioni precise, collegandole al cielo e al sole. L'EXT di un monumento è un'emanazione che prende il suo slancio nel mondo fisico per penetrare in quello psichico. L'incontro tra l'uomo e il tempio iniziatico provoca singolari reazioni alchemiche che favoriscono il contatto con Dio. Così come può avere un'influenza sulla psiche, la manipolazione energetica dei monumenti può stimolare le funzioni biologiche. I capi delle tribù celtiche garantivano la loro discendenza nella camera nuziale identificata a Gavrinis da Walter Kühnen. Come tutte le camere nuziali dell'antichità, essa sorge su una linea del nord-ovest, l'onda della fertilità. E i menhir, quelle pietre alzate di Karnak, punto di partenza del grande vettore che collega le due aree archeologiche con lo stesso nome, concentrano ancora oggi le energie chtoniane e cosmiche. Kühnen vi riconosce delle grandi antenne su cui gli uomini dell'antichità solevano curarsi e rinforzarsi quando erano benefiche, sacrificare i nemici quando erano malefiche. C'è un legame tra i menhir celti e le pietre alzate dei giardini orientali. Jean-Louis Huguet ha integrato le sue conoscenze del Feng Shui, l'arte cinese del paesaggio, alla geobiologia occidentale. La casa la considero come una specie di agopuntura sul suolo che deve rigenerare il luogo e anche i suoi abitanti. Ma questo non è sempre il caso. Un paesaggio armonico, dove i rilievi sposano l'acqua e il vento, potrà essere devastato da una costruzione. Huguet si serve di pietre piantate nel terreno per dirottare le correnti nocive. Galileo aspirava a misurare ciò che ancora non era misurabile. Huguet sente le energie con le mani, non le quantifica, non le classifica. Il suo metodo mette in gioco una buona dose di intuito, il che non gli impedisce di ottenere dei risultati. Gli abitanti di questa casa non riuscivano più a dormire. Già nel corridoio c'era un grande fascio di onde. Qui nella stanza Huguet ha trovato un passaggio di onde telluriche. Non riusciva più a tenere l'antenna. Abbiamo cambiato posto al letto, abbiamo messo la testa a nord, abbiamo circondato il letto di rame e il filo scende in cantina e va fino all'esterno. Jusqu'à l'extérieur, dehors. Est-ce que cela a suffi? Non. Ci sentivamo meglio. Mio marito aveva ripreso vigore, ma io non avevo ritrovato il sonno. Moi, je n'avais pas repris le sommeil. Et donc, allora, a settembre, è venuto a posizionare dei menhir nel giardino. E da allora ho ritrovato almeno 2 ore di sonno in più a notte e qualche volta sono riuscito a dormire 7 ore, cosa che non mi capitava da 20 anni. Au moins 7 heures. Et c'est une chose qui m'est pas arrivée depuis 20 ans au moins, dormir 7 heures dans la nuit. Al lavoro ultimato, Huguet disegna a colori i campi energetici delle case riequilibrate. Ma come si spiega che gli esseri viventi siano così sensibili ai vettori che attraversano la casa? È perché anche l'uomo emana un campo di energia che Alain Masson riesce a fotografare grazie all'acqua biotonica che dissolve più finemente i rivelatori chimici.
Un essere umano è un'antenna circondata da un campo luminoso. Questi campi luminosi possono essere abbastanza distanti dalla persona, possono estendersi notevolmente, il che significa che questi campi luminosi entrano in contatto con i mobili, con i muri, con gli specchi, le finestre, i campi hertziani e i campi elettromagnetici. Se l'occhio, l'orecchio, le mani sono altrettante antenne capaci di ricevere i segnali del mondo fisico, le volute di luce che a loro corrispondono serviranno a captare segnali equivalenti provenienti dal mondo sottile dell'energia. Alcune osservazioni evidenti. Questa immagine è marcata dall'orizzontalità della corrente luminosa. Vedete che è possibile fotografare ciò che finora era considerato invisibile e ho l'impressione che questo pseudo invisibile, che è così luminoso, riguarda tutti gli ambiti della vita. Tutti sanno, scienziati e non, che senza sole non ci sarebbe vita sulla Terra. Ma la cosa inaudita è che nessuno sinora ha studiato questo fenomeno e lo sa spiegare in maniera scientifica. Il colmo è anche che non si è ancora capito che il corpo che abitiamo è un'antenna in grado di captare questa energia. La scoperta più notevole che abbia fatto Walter Kühnen è che il corpo di energia che ci circonda possiede una memoria indipendente. Ciascun individuo riproduce sul suo tronco l'ologramma della stanza dove dorme e ne conserva le tracce per diversi giorni. L'eau se trouve exactement ici. Walter Kühnen le misura sul corpo della signora Hublot. Ciascun'onda è indicata con un colore convenzionale. Tutto ciò che passa sul verde corrisponde ad una debolezza dell'organismo della persona. Maintenant le problème se trouve ici, exactement là. Avant le problème se trouvait là. Queste tracce si trovano sul corpo in forma olografica perché in realtà sono in questa stanza. È un irradiamento causato da quello esterno e quindi la stanza ripete ed ha una risonanza su queste frequenze. Ciò che all'esterno è largo 15 metri sarà 25 centimetri nella stanza e sul corpo lo si trova come su una pellicola fotografica, ancora più fine. Ciascuno porta sul suo corpo la frequenza del nord magnetico che consente di riconoscere la posizione del suo letto in rapporto alla rosa dei venti. Le tracce dell'acqua si trovano sul lato del corpo esposto alla terra. Da questo si desume la posizione prevalente del dormiente. Una volta evidenziata la situazione generale, Kühnen potrà facilmente localizzare in esterno ciascun vettore patogeno e posare sul suo centro energetico un'antenna biodinamica che dirigerà verso l'alto il raggio nocivo. Ho messo l'antenna sulla lunghezza d'onda della faglia e vedo che il centro energetico della faglia non è ancora perfettamente allineato al centro energetico dell'antenna e quindi dobbiamo spostarla leggermente. Una volta eliminate le cause esogene di malattia, il corpo impara nuovamente a difendersi. Signora Van den Bosch, come ha scoperto di avere un tumore? Tutto è iniziato con la malattia di mio marito, che non riusciva più a dormire. Era nervosissimo ed esausto e la medicina tradizionale non trovava alcuna causa se non per il fatto che lavorava troppo e doveva abbandonare la sua attività. Fino a quando abbiamo incontrato il dottor Driscoll, che ci ha detto che dormivamo su un punto nocivo per la salute. Tramite Driscoll siamo entrati in contatto con il
perché analizzando mio marito ha scoperto che dormivamo in un punto che poteva provocare il cancro. Ed ero io ad avere il cancro. È una signora che ho incontrato circa 2 anni fa e che aveva un tumore al seno di circa 5 cm di diametro, che non voleva farsi operare e non voleva nessun trattamento classico. Abbiamo prima di tutto biosanato la casa e il signor Kühnen è andato a togliere tutti i fattori esogeni. Poi abbiamo trattato questa paziente con un'immunostimolazione naturale. Il tumore è regredito seriamente, ma a un certo punto ci siamo chiesti se fosse opportuno operare e questa paziente non ha voluto. E da 2 anni almeno questa signora porta su di sé questo piccolo tumore, sta benissimo, non ha fatto nessun trattamento classico. E quante donne con un tumore simile sono già morte nel frattempo? Alessano è forse la prima cittadina in Europa che ha istituito un servizio gratuito di perizia energetica della casa. Il suo sindaco, dottor Del Casale, è convinto che esista un'interazione tra la casa e i suoi abitanti. Secondo una concezione olistica, valuta la malattia in funzione delle energie che attraversano la casa. Credo che senz'altro quello della cura della casa sia un aspetto della cura del cancro. Indubbiamente questo argomento io credo che è destinato ad entrare sempre di più nella mente degli oncologi, nella pratica oncologica, perché sempre di più diventerà un aspetto della terapia dei tumori. Per capire se un malessere è collegato alla casa, basta interrogarsi al risveglio. Coloro che si alzano stanchi, con il mal di testa, i cui dolori si acuiscono di notte, dovrebbero interrogarsi sulle energie che attraversano la loro casa. D'accordo con l'ingegnere Giacomo De Vito che ha promosso questa iniziativa e che la sta portando avanti con competenza e al dottor Ernesto Durini, l'oncologo del Dipartimento di Medicina dell'ospedale Tricase, abbiamo progettato uno studio per analizzare le conseguenze negative dei disordini geologici e elettromagnetici sulla salute. Giacomo De Vito, responsabile delle perizie energetiche, applica le conoscenze acquisite alla scuola tedesca di geobiologia. Nella sua qualità di ingegnere subordinerà ogni progetto di costruzione al suo scrutinio energetico, considerando anche le nuove tecniche di costruzione che hanno sollevato il problema dei materiali, ad iniziare dall'amianto, che ha compromesso la sede della Commissione europea a Bruxelles. En expertise judiciaire, vi posso assicurare che attualmente su 10 perizie giudiziarie ce ne sono almeno 2 in media dove i materiali di costruzione creano problemi. Attualmente i nostri intonaci interni sono intonaci chimici, molto pericolosi secondo me. Abbiamo anche pavimenti cotti a 2000-2500 gradi che possono emettere il gas radon. Des paviments qui peuvent également émettre le gaz radon. Sempre più spesso si costruiscono case a base di cemento armato e tutte le armature possono assorbire i raggi statici. È sempre possibile biosanare una casa? Archibald Biologica, il centro di ricerca sulla biosfera creato da Walter Kühnen, ha formato una squadra in grado di intervenire su tutti i livelli. Oggi si reca in periferia di Anvers. Bien. On y va, hein? On part tout de suite. On prend la voiture. Come vi si potrebbe chiamare? Gli acchiappapolletti? No, piuttosto gli acchiappaonde. Petrian, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu pourrais brancher ça à une terre et me donner l'autre côté? Voilà, j'ai la terre ici. On va mesurer les champs électriques alternatifs. Madame, est-ce possible? La camera da letto è la stanza più importante della casa. Durante il sonno le difese del nostro corpo si abbassano dei 2/3 e la dispersione provocata dai fili elettrici può compromettere il sonno. La soluzione? Tagliare di sera i fusibili responsabili o piazzare un biointerruttore che neutralizzerà tutti i cavi non sollecitati. Esiste anche una dispersione magnetica provocata dai trasformatori. La maggiore nocività dei campi magnetici è risaputa.
Je cherche l'umidité. Nous sommes à 14% ici. Le armature in metallo nei muri attirano l'umidità su cui si poseranno le spore. Vi si svilupperanno dei funghi che provocheranno disturbi respiratori. È quindi indispensabile identificarli. Si cercano i metalli racchiusi nelle pareti e si rileva la radioattività contenuta negli intonaci. Ho trovato della radioattività e ho misurato 67 impulsi per secondo, che corrispondono a un numero di millirem già molto importante. Bisogna aerare molto la stanza e tenere conto che è meglio non utilizzare questi materiali da costruzione. Una volta analizzati tutti i materiali, si passerà all'esame con l'antenna Leher. Ogni forma vivente esercita uno scambio energetico perpetuo. La casa appare allora come una terza pelle, un tessuto che respira. Le case dei nostri giorni sono povere in energia. I materiali di sintesi sembrano interrompere i nostri contatti con le forze cosmiche e telluriche. L'isochambre è una soluzione. La sua inventrice è riuscita a mineralizzare le linfe della canapa, creando così un insolito materiale da costruzione. Mischiato a calce, utilizzato in gettata o come legante tra le pietre, è un protettore termico e acustico naturale. Gli architetti, finalmente, si interrogano su come potrebbe essere la casa del futuro, una casa che sposi l'equilibrio energetico alle necessità pratiche cui siamo ormai abituati. È a tale domanda che il Dome Espace sembra rispondere. Si tratta di una casa circolare, composta di 2 gusci uno sull'altro, che, come un astro, ruota. Non è forse il sogno dell'uomo poter scegliere il luogo ideale, dove la terra è madre e non matrigna, e offre il nutrimento di un'energia benefica? Seguire il sole nel suo moto perenne, sintonizzarsi consciamente sulla corrente perpetua della vita. La luce, l'aria e un equilibrio energetico perfetto sono gli ingredienti ideali attorno ai quali edificare una casa. Il segreto è nel sole.